Avevo il dubbio, mi era venuto il dubbio. Senta, ci parli un po' invece della sua disciplina. Perché è così importante intervenire nei confronti dell'endometriosi? Ma l'endometriosi è indubbiamente una piaga sociale, perché è una patologia che colpisce una donna su 10 circa e ha la stessa incidenza del diabete nel mondo. Parliamo di circa 180 milioni di donne affette da diabete e affette da endometriosi. E in molti casi, circa il 30%, è una patologia che ha proprio dei risvolti drammatici, brutali, una modalità di infiltrazione di questa malattia che si comporta esattamente con le stesse modalità di un tumore, di organi e visceri. Ed è una piaga sociale perché è una malattia che col tempo porta ad un progressivo isolamento sociale, a un'incomprensione perché sono sintomi molto spesso non diagnosticati o diagnosticati molto tardivamente. Si stima circa una latenza dall'insorgenza alla diagnosi media dai 7 ai 10 anni nei paesi evoluti. Quindi c'è una grande operazione culturale ancora da fare nei confronti di questa malattia. Dall'altra parte è una patologia che colpisce la fertilità, colpisce la sessualità, rendendo la vita sessuale davvero un calvario, e quindi va ad ammalarsi un vero e proprio nucleo familiare, non solo un corpo ma anche un'anima. E per questo, diciamo, il centro da me diretto, che è comunque nell'istituto di ricerca dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar, è il centro che al momento gestisce il maggior volume di casi gravi al mondo, a quanto dice perlomeno la letteratura medica, e ci si sente quotidianamente sfidati da questa malattia, che è una malattia estremamente subdola ed estremamente cattiva, per cui bisogna assolutamente affrontarla essendo più cattivi di lei. Ecco perché il rock ed ecco perché la sfrontatezza di Mick Jagger aiuta molto anche un chirurgo. E in che cosa consiste, dottore, Zenegger Method, che credo sia in inglese perché dimostra quanto sia sparso, quanto sia larga la sua applicazione nel mondo? In che cosa consiste? Allora, questo è un metodo chiaramente sviluppato dalla mia equipe, da me e la mia equipe, e importato nel mondo. Di base tutte le tecniche chirurgiche importanti hanno sempre preso il nome dell'istituto dove sono nate, quindi principalmente in Giappone la chirurgia nerve sparing ha avuto una grande evoluzione in oncologia, quindi c'è il Kyoto Method, il Tokyo Method. Negrar è questo paesino della Valpolicella dove in realtà c'è questa enorme cattedrale, non dico nel deserto perché sono tutti vigneti di amarone lì attorno, però è questo il paese, quindi ho deciso di essere ben poco autoreferenziale e di chiamarlo Negrar Method. Di fatto la chirurgia nerve sparing dovete immaginarvela un po' come quelle grandi implosioni che voi vedete negli edifici quando tutti gli altri restano integri lì attorno e l'edificio crolla. È una chirurgia estremamente cattiva che deve andare a fare atti cruenti nei visceri che sono anche attorno all'utero, quindi parliamo di resezioni di intestino, di vescica, di ureteri, di diaframma, e insomma non voglio tediarvi con questi particolari. Questo però significa anche cercare di preservare il maggior numero di fibre nervose che sono deputate alle funzioni della pelvi, funzioni viscerali, quindi la vescica, le funzioni intestinali, la stessa sessualità, cioè l'eccitabilità sessuale. Questo metodo è un metodo che effettivamente ha portato ad abbassare le grosse complicanze neurologiche dopo chirurgia per endometriosi dal 35% al 6%. È chiaro che questo ha avuto un impatto notevole sulla qualità di vita post-chirurgica di queste pazienti decisamente mortificate dalla malattia, che ha covato tanti anni, e anche dalla stratificazione di interventi chirurgici che si sono poi succeduti nell'arco della vita. Non penso che sia possibile riuscire ad arrivare allo zero, perché molte fibre nervose sono già compromesse dalla malattia, però è chiaro che è stato sicuramente un metodo che ci ha permesso, rubando costole e evolvendole dalla chirurgia oncologica, di cambiare in parte la storia di questa patologia, perlomeno per le pazienti che devono operarsi, perché l'endometriosi, la vera sfida, sarebbe non doverlo operare mai.
Allora, lei spesso parla, si rende disponibile a parlare nelle scuole ai ragazzi, ai quali, come dicevamo prima, li invita a superare le colonne d'Ercole, non andare soltanto oltre Porta Santi e poi tornare. Ma lei non è tornato. Io torno, se posso, anche ogni weekend. Dopo è chiaro che per motivi di lavoro sono effettivamente affetto da nomadismo chirurgico e quindi devo girare il mondo e lo giro costantemente. Questo periodo ha gioco forza costretto un po' più alla stanzialità, però in realtà anche quando c'è da fare una fuga per una piadina, un piatto di tagliatelle e abbracciare la mia famiglia e i miei amici, sicuramente ne approfitto. Ecco, colgo l'occasione perché ha detto molto bene, ha parlato dei licei. Io credo che sia fondamentale cominciare a poter in qualche modo essere di esempio o quantomeno provare a ispirare le persone ai licei. Del resto io penso che tutti qui stasera siamo il risultato anche degli incontri che a volte fortuitamente abbiamo fatto. E tra l'altro è una cosa bellissima perché sia Francesca che Alberto che me veniamo proprio dal liceo Righi, dove abbiamo avuto modo e un'opportunità grandissima, per questo io ringrazio anche il dottor Bondanini, la dottoressa Candoli e anche la preside Biguzzi che ci hanno accolto davvero con grande generosità, se vogliamo. Sono state delle occasioni per noi bellissime, a parte le emozioni, perché si ritorna in un posto della memoria e tutto riaffiora come un cassetto che si apre, però vedere davvero 200, 250, non so quanti fossero, ragazzi appassionati e in qualche modo anche legati alla nostra esperienza come testimonianza è stato un regalo grandissimo. Quindi davvero dai licei può cominciare quell'impulso che ti può davvero portare a superare Porta Santi, che non voglio demonizzarla perché è bellissima, ma è stata presa un po' così come esempio dello stretto di Gibilterra da oltrepassare, per poi tornare e apprezzare molto di più la propria città, perché poi quando si è emigranti davvero la percezione dell'essere cesenate fuori e la percezione di essere romagnolo fuori è sentita in un modo molto più intenso. E sono d'accordo con Francesca, non è per campanilismo, però effettivamente credo che ci sia molto nei percorsi di ciascuno di noi anche l'essere romagnoli. Credo che questo in ogni settore spesso faccia la differenza, proprio per questo, per quello che diceva Francesca, cioè questo spirito molto ottimista, il vedere il bicchiere mezzo pieno, che poi è mezzo pieno di liquido e per l'altra metà è pieno di aria, quindi è proprio pieno pieno, e credo che molto dell'essere romagnoli faccia la differenza. Bene, in questi casi lo fa di sicuro. La motivazione. Il premio Malatesta Novello 2020 per essere un rappresentante dell'innovazione in ambito medico che dagli Stati Uniti all'India, passando per Buckingham Palace, riesce a trasmettere il senso profondo delle professioni mediche a un'ampia platea di professionisti e giovanissimi, sempre osservando un approccio amichevole, per essere un medico che resta cesenate pur impegnandosi nella tutela della salute delle donne nel mondo. Il sindaco le consegna la medaglia del Pisanello. Mi fai arrabbiare. Dobbiamo terminare esattamente fra 10 minuti, ma ce la prenderemo comoda perché lui si prende la responsabilità del caso. Prego, ingegner Sensini, si avvicini e il sindaco si siede sulla sua sedia.